Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Buon inizio settimana a tutti quanti. Assolutamente. Ci vedete un po' diversi dal solito perché questa settimana sarà una settimana veramente diversa, ma tanto diversa, perché il contenuto e il tema che affronteremo in questa settimana sarà uno dei più delicati e forse anche dei più pericolosi per noi del Pit. Prima che iniziamo a raccontarvi dell'indagine che andremo a svolgere, della storia che andremo a raccontarvi, guardatevi questo filmato. A parlare, oltre che un caro amico del Pit, e ovviamente una persona esperta, è un frate Luciano. Ci sembrava giusto dare la parola a lui per farvi un'introduzione su questo argomento. Assolutamente, quindi mi raccomando, ascoltate bene le sue parole, cercate di capire bene il significato e di cogliere l'importanza di questo argomento. Subito dopo ci rivedremo e vi racconteremo la storia su cui andremo a indagare. Buonasera Paolo, buonasera a tutti voi family. Paolo, a nome del Beat, mi ha invitato a dire qualcosa sulla possessione demoniaca e sugli esorcismi. Mi presento, sono un frate francescano, mi chiamo frate Luciano, sono un frate conventuale. Diciamo subito che la possessione demoniaca è la padronanza del demonio sulla persona. Ciò detto questo fa capire che cos'è. La persona perde l'equilibrio e vive in maniera disorientata, fa gesti inaspettati, a volte è violento, a volte parla lingue strane. La possessione è come fosse un fatto di una persona violenta e forte, ma non consideriamo affatto che la possessione demoniaca non è necessariamente avere una evidenza così evidente, palese, perché ci sono tanti tipi di possessioni. Il primo livello, la vessazione, è un semplice fastidio, uno stato d'animo di tipo un rimorso dopo aver commesso un peccato. Poi c'è il secondo livello, l'ossessione, che è un fenomeno di disturbo, uno stato d'animo con degli incubi, angoscia profonda, paura, tensione, inquietudine, qualche piccolo dolore fisici, perché sappiamo che chi vive la fede in una maniera retta, che si fida ciecamente del Signore, non ha paura. Poi c'è un terzo elemento, la possessione demoniaca, che è caratterizzata come fenomeno sovrannaturale. La persona per lì è morta con la sua coscienza, perché c'è un'altra coscienza, un altro ospite dentro di essa che comanda. L'ospite invece mostra chiari intenti maligni. Il demonio si può manifestare in vari modi, attraverso il far sentire la sua voce nella mente, le bestemmie incontrollabili. La persona impossessata può entrare in chiesa tranquillamente, ma a contatto con il sacro, ad esempio, a contatto con l'acqua santa, ha degli atteggiamenti che si vede a occhio puro. Come può essere trasmesso questa possessione? Ad esempio, un antenato criminale morto impenitente che non ha chiesto conversione, anzi contento di quello che ha fatto, può generare un demonio nel suo albero genealogico. I demoni possono essere generati attraverso il suicidio in famiglia. I demoni non bisogna mai temerli. Prima di tutto il potere appartiene a Dio. Apro una parentesi e chiudo subito che le possessioni non sono solo nell'ambito cristiano. Dio a volte permette anche di essere posseduto. Non è un'eresia, è vero, che a volte vuole provare il suo servo. Nell'esorcismo al demonio non si chiede nulla, ma si comanda. Io ti ordino per la potenza di Dio. Ogni sacerdote
è esorcista, ogni cristiano è esorcista, ma solo sotto mandato il vescovo ha pieno potere. Quando il sacerdote fa un esorcismo, che non lo fa a nome suo, ma lo fa a nome di tutta la Chiesa, come dire, in quel momento c'è tutta la Trinità che opera, Padre, Figlio e Spirito Santo, insieme agli angeli, insieme ai santi, che opera per liberare quell'anima. Piccola esperienza personale: all'inizio del mio cammino da frate, nel nostro convento si facevano proprio gli esorcismi, e non vi dico cosa noi sentivamo sopra il seminario, e poi vedevamo il frate che lo faceva, che era stanchissimo, veramente sfinito con tutte le sue forze. Un'altra cosa importante, che ogni esorcismo ha una sua durata, cioè non sempre in un'unica seduta viene liberata quest'anima, ma forse sono un anno, un mese, 2 mesi, a volte ci sono voluti anche più esorcisti. Mi raccontava un frate che una volta 3 di loro non riuscivano a liberare questo corpo in virtù di neutralizzare l'azione di Satana, a volte la croce, il rosario in tasca, benedetti, che con quest'acqua benedetta il primo scudo che si difende da ogni attacco. Il rituale prescrive proprio agli esorcisti di tenere tra le mani e sotto gli occhi in crocifisso. Anche un semplice crocifisso fa tremare i demoni. E poi, non per ultimo, sono i santi nomi di Gesù e Maria. Di Maria Immacolata il demonio ha proprio terrore. Cosa altro dire? Qualche consiglio pratico: quando si ha a che fare con il male, bisogna avere sempre una difesa. Io consiglio sempre di portare anche un crocifisso addosso. Nel caso vostro dei PIT, non sarebbe male portare un po' di acqua santa appresso, esorcizzata, perché lì vedete subito la reazione se ci sono entità malvagie. Se voi siete in grazia di Dio, siete pronti con la preghiera, guardate, possono solo spaventarvi, niente più, perché voi avete un qualcosa di più potente che vi protegge. Anche a tante persone, tanti giovani, guardate che ci sono tante possessioni. Guardate che il demonio non vi farà mai capire che lui esiste o non esiste, che quella cosa è sbagliata o non è sbagliata. È molto astuto, molto intelligente, fa passare le cose brutte per buone. Questo non vuol dire che bisogna rinunciare a tante cose, a tanti divertimenti, a tante cose, ma farle in maniera sempre equilibrate, con un certo criterio e stile di vita. Grazie ancora a Paolo, a tutti voi del PIT, di questo invito, e buon viaggio in questa avventura. Che il Signore benedica. Ok, avete capito qual è l'argomento di questa settimana: possessioni, esorcismi. La storia che abbiamo deciso di raccontarvi è una storia che ci è stata segnalata, che ci è stata raccontata da moltissime persone, e ci è sembrato il momento giusto per iniziare ad indagare su questo caso, su questa persona, su questa ragazza. Il suo nome è Maria, e adesso andiamo a vedere dove lei ha vissuto. Esatto, come vedete noi siamo già in viaggio, ci siamo già recati tra virgolette sul posto, è la prima volta che lo vediamo. Ci abbiamo messo un attimino a trovarlo perché non è stato facile, dato che purtroppo questo paese non esiste più, e nel senso che veramente non ha più un nome, non è più segnato sulle mappe, e quindi non è stato facile neanche per noi trovarlo. Vi abbiamo risparmiato quindi chilometri di curve e errori di strada, Paolo. Allora, come potete capire, ci troviamo in montagna, in alta montagna, nelle vallate piemontesi, ma siamo veramente in alto. Voi non potete capire il freddo che fa. Non c'è neve, ma non importa, si gela ugualmente. Sì, quello che è dietro Debbie è quello che resta di un paese che nei primi anni del Novecento qua, esatto, ovviamente c'erano tante persone, ma in particolare c'era una famiglia composta da un papà,
e una figlia. Questa figlia, come vi abbiamo detto all'inizio, si chiamava Maria. Incredibile. Non c'è più quasi niente. Che silenzio. Sì. Ma adesso vi raccontiamo meglio chi era questa persona, chi era Maria. Maria era orfana da parte della madre fin dalla sua nascita. Ci hanno detto che probabilmente la mamma è mancata durante il parto. Non è certa questa cosa, perché come ha detto Paolo prima, stiamo parlando degli anni del fine 1800, inizio 1900, quindi tanti anni fa. Quindi Maria è cresciuta con suo padre, quindi è stata fin da subito una piccola donna. Ha dovuto svolgere i lavori di casa fin da bambina, perché il padre, da quello che ci hanno detto, era un pastore. Aveva un gregge di pecore, Sì, ok? sì. Quindi era lei che doveva occuparsi della casa e di tutte le faccende, di cucinare, di andare a prendere l'acqua alla fonte, perché comunque guardate dove siamo, cioè queste case veramente non avevano i comfort che abbiamo noi adesso, No. cioè da quello che ci hanno detto, il papà dopo la morte della madre era diventato molto devoto e spesso, almeno una volta al mese, si recava a fare dei peregrinaggi, cioè andava da qualche parte in, come si dice, come posso spiegarvi, in una specie di ritiro spirituale. E quindi il padre cercava in qualche modo di avere una sorta di protezione in più, no? Forse facendo queste cose una volta al mese. E quindi Maria, a maggior ragione, doveva saper badare a se stessa, perché voleva dire restarsene da sola in casa sua. Però le cose cominciarono a cambiare un giorno, quando Maria cominciò a sentirsi male. Oh mio Dio, ma scusa, ma Maria? Ma infatti stavo guardando proprio quello. Ma porca miseria. È recente, tra l'altro, cioè non è una cosa vecchia. No. Erano i primi anni del Novecento, quindi potete capire che anche una semplice febbre poteva causare la morte. Quindi il padre cominciò ad andare a chiedere aiuto un po' in paese. Qua è un posto molto sperduto. Già eravamo in un periodo in cui non è che c'erano le strutture ospedaliere giuste e tutto quello che c'era bisogno. Beh, la In più- penicillina è nata solo nel 1940. Esatto, quindi anche solo un'influenza, una polmonite ti poteva portare alla morte. E quindi il padre cominciò a chiedere aiuto. E una delle figure più importanti, soprattutto in quegli anni lì, era il parroco del paese. Il padre cominciò ad accudire Maria in tutti i modi e passava le notti di fianco al suo letto. E l'unica cosa che gli veniva da fare, a parte qualche rimedio naturale, era quello di pregare. Però, tutte le volte che cominciava a recitare un rosario o comunque a pregare, tanti dicono ogni volta che cominciava un'Ave Maria, Maria cominciava a avere dei comportamenti strani. Strani al punto di doverlo dire al prete del paese. E il parroco del paese, dopo un po' di tentativi, no? Cominciò a capire che forse si trattava di qualcosa di diverso, di una malattia, ma bensì di una possessione demoniaca. Purtroppo anche il parroco aveva accertato al padre che poteva trattarsi di possessione, perché Maria era molto aggressiva, la febbre non era intenzionata a scendere, No. sembrava che le cure non facessero alcun effetto, ma questo diciamo che non è stato il fattore scatenante a pensare alla possessione, perché comunque, come abbiamo detto prima, non c'erano le cure che c'erano adesso. No. Quello che ha dato l'idea e il sospetto che si trattasse di possessione erano proprio gli atteggiamenti di Maria, che stiamo parlando di una ragazza che all'epoca, quando è accaduto questo, aveva all'incirca dai 15-16 anni, ci hanno detto, e quindi, ed erano proprio i suoi atteggiamenti a dare i sospetti più grandi, perché appunto aggressività, diceva cose che non aveva mai detto, Ma proprio comportamenti strani. comportamenti, esatto. I classici che Esatto. si vedono quando c'è una possessione. Da lì in poi il parroco del paese ha cominciato ad effettuare degli esorcismi su di lei. Esatto. Il problema è che non andò a buon fine. Cioè Maria si spense, non si sa bene se durante un esorcismo o no. O no? Non... Fatto sta che morì. Sì. E morì in una di queste case qua.
perché ovviamente, come ben sapete, poi questa storia è stata tramandata, no? Di generazione in generazione. Noi Non non- sappiamo la casa di preciso Non qual era la sappiamo sua. quale- Sappiamo che questa era la borgata. Qui è stato fatto l'esorcismo. Ma la cosa, diciamo, inquietante è che da quel momento in poi del papà non si seppe più nulla. Tanti dicono che addirittura si è suicidato, altri dicono che semplicemente se n'è andato da questo posto. E però dicono che qua il male è rimasto. Non so se la paura si sia diffusa più del dovuto. Resta il fatto che la gente ancora ha paura che la stessa energia nera che ha portato via Maria sia ancora qua. E forse è proprio questo uno dei motivi dell'abbandono di questo posto. Sicuramente però cercheremo di scoprirlo. E proprio per questa ragione che abbiamo chiesto l'aiuto e l'intervento e il supporto Sì. di frate Luciano. Sì, anche Che- perché gli abbiamo chiesto, come avete sentito, anche dei consigli per noi, perché noi siamo già stati in tante case, in tanti luoghi dove abbiamo anche appurato sulla nostra pelle che c'erano entità malvagie, però questa volta ci sentivamo un attimino più in pericolo perché avremo a che fare con qualcosa di molto brutto, molto potente, molto forte, quindi dobbiamo andarci molto coi piedi di piombo. Infatti ci tengo ancora a ringraziare frate Luciano per il Sì. supporto e sicuramente lui ci sosterrà in tutta questa indagine. Quindi noi adesso finiamo di fare il sopralluogo, vi portiamo con noi e poi, ovviamente, daremo inizio all'indagine. Sì, che Dio ce la mandi buona. Sì.